Quali saranno per questa settimana i livelli operativi più importanti? Oggi andremo a vedere tramite l'analisi volumetrica come poter interpretare l'andamento dei mercati e in modo particolare focalizzeremo l'obiettivo su alcuni degli asset più importanti, sia per quanto riguarda il Forex, sia per quanto riguarda i metalli preziosi, sia per quanto riguarda gli indici americani. Qui stai vedendo già l'euro-dollaro. Ormai, se hai seguito i video precedenti, dovresti conoscere il mio modus operandi, quindi quella che è la mia operatività quotidiana. Nello specifico, vediamo qua 5 volume profile daily, quindi 5 giorni compresa la giornata in corso, e il volume profile della settimana precedente. La netta distinzione a livello di visualizzazione tra quello che è successo quotidianamente la settimana scorsa e ciò che è successo complessivamente la settimana scorsa è data dalla visualizzazione del delta sui profili giornalieri, mentre per quanto riguarda il volume profile settimanale utilizzo la visualizzazione classica che mi consente di capire dove è collocata la cosiddetta value area o area di valore, cioè laddove sono stati scambiati circa il 70% dei volumi del periodo di riferimento, in questo caso appunto l'intera settimana, e quelli che sono gli estremi, quindi la value area high e la value area low. Ti ricordo che questi due livelli che vedi segnati qua sul grafico, il primo è intorno all'1,1670, il secondo invece è collocato intorno all'1,16030, rappresentano due aree solitamente di eccesso. Che cosa significa? Che al di fuori di queste due aree spesso e volentieri il prezzo va a testare delle zone appunto di eccesso e affinché possa confermare un breakout abbiamo la necessità di accettazione di nuovo valore. Stessa cosa per quanto riguarda i volume profile di giornata, quindi in questo caso appunto dei 4 giorni precedenti più la giornata in corso. Vedrai infatti che ho segnato la value area high della giornata di venerdì ed anche la value area low e subito possiamo notare una cosa molto interessante che con l'apertura della sessione asiatica condizionata certamente dai nuovi dazi imposti da Trump a 8 paesi che lo starebbero ostacolando nel suo intento di ottenere la Groenlandia, scusate se mi viene da sorridere, abbiamo avuto delle aperture in LEP. Vedremo poi nello specifico l'S&P 500 e in modo particolare il Gold. Queste aperture vediamo come siano andate a testare, in questo caso sull'euro-dollaro, immediatamente la value area low non soltanto della settimana scorsa ma anche della giornata di venerdì e come potrai notare non c'è stata accettazione al di sotto della value area della settimana scorsa, infatti il prezzo è partito immediatamente al rialzo recuperando la value area della settimana scorsa e addirittura andando a violare per ben due volte la value area high di venerdì. Ciò che è importante evidenziare è che al di sopra dei massimi registrati in sessione odierna troviamo quella che è la parte più importante in termini di volumi della settimana precedente. Infatti vedrai che oltre al POC collocato intorno alla zona di 1,1665-67 abbiamo anche dei sotto POC, ma più in generale abbiamo una zona di volumi molto densa e difatti il prezzo è arrivato a testare proprio la parte bassa di quest'area per poi reagire nuovamente al ribasso. Diciamo che in questo inizio settimana, ricordando che oggi negli Stati Uniti è festa e che Wall Street resterà chiusa, i livelli da attenzionare sono quelli che vedi segnati sul grafico.
Ora, il fatto che il prezzo stia rientrando all'interno della value area high di venerdì scorso predica prudenza, perché fin tanto che non ci sarà un'effettiva accettazione al di sopra di questo livello, il prezzo comunque potrebbe restare in una fase di lateralità contenuto all'interno della value area di venerdì e sulla parte bassa della value area della settimana scorsa. Quindi eventuali opportunità rialziste andranno valutate qualora dovesse esserci nuovamente un breakout della zona di 1,1620 e dovrà esserci accettazione che potrà essere eventualmente certificata anche dal comportamento del cumulative delta, che fino a questo punto sembra aver sostenuto comunque la spinta rialzista che abbiamo osservato precedentemente, ed anche dal delta, per capire appunto se prevarranno acquisti o vendite. Situazione analoga anche sulla sterlina. In questo caso possiamo notare come il prezzo abbia aperto il lap down, ci sia stato un immediato recupero della value area low della settimana scorsa ed anche della value area low di venerdì scorso, l'hanno ritestata e poi abbiamo avuto nuovi tentativi di breakout della value area high di venerdì, ma come noterai anche in questo caso troviamo un coagulo di volumi molto importante derivante appunto dagli scambi della settimana scorsa, che al momento ha ostacolato ulteriori rialzi del prezzo. In questo momento abbiamo un ritorno all'interno della value area della giornata di venerdì. Vale lo stesso discorso anche qua. Per poter pensare eventualmente di prendere in considerazione dei long dovremo attendere un consolidamento al di sopra della zona di 1,34, peraltro cifra tonda e quindi soglia psicologica molto importante, mentre per eventuali short dovremo attendere la violazione dei supporti, in modo particolare della zona di 1,3375 con conferma da parte dei volumi. Diciamo che le due coppie in questo momento le lascerei un attimino in stand by, la situazione non è ancora chiarissima, mentre appare molto più chiara sul gold, dove, come potrai notare, abbiamo avuto una forte spinta rialzista, evidentemente in un ambiente di risk-off dettato appunto dalle notizie sui nuovi dazi imposti dall'amministrazione Trump, e vediamo che con la spinta siamo andati a creare un forte breakout della value area high della settimana scorsa ed anche della value area high della giornata di venerdì. Noteremo qua quotazioni che stanno consolidando intorno alla zona di 4.668, questo è il prezzo spot, e ciò significa che attualmente c'è accettazione di valore. Però bisogna prestare molta attenzione a che cosa? Al fatto che noterai qua un forte imbalance, cioè qua abbiamo un volume profile con pochissimi volumi, con però a livello di delta una zona di acquisto estremamente importante a 4.616. L'idea infatti è quella di attendere una correzione che potrebbe avvenire oggi, ma potrebbe avvenire anche nelle giornate successive, quindi un test di questa zona tra 4.621 e 4.616, per capire se i compratori proteggeranno le loro posizioni e se eventualmente ci saranno nuovi acquirenti pronti a fiondarsi sul gold, perché a quel punto allora il pullback potrebbe essere sfruttato per andare long. L'idea è quella appunto di sfruttare il momentum, è un momentum rialzista dopo una fase di consolidamento che, come potrei vedere, ha caratterizzato gran parte della settimana scorsa, e quindi questo potrebbe riproiettarci nuovamente al rialzo. Uno sguardo anche all'S&P 500, ricordandoti che oggi Wall Street sarà chiusa e che quindi non avremo certamente la componente americana la più importante di tutte al pomeriggio per poter pensare appunto di ragionare operativamente, però ciò che notiamo è che il risk off, quindi la versione a rischio, ha proiettato l'S&P 500 su livelli ben più bassi rispetto alla chiusura della settimana scorsa, tant'è che abbiamo avuto una violenta violazione con un lap down
del livello di 6.917, così come è stata violata ampiamente la Value Area Rule della giornata di venerdì, e quindi attualmente abbiamo accettazione al di sotto di questi livelli. Però attenzione, perché qua abbiamo appunto una carenza totale di volumi e quindi questo LE potrebbe essere recuperato prima eventualmente di poter pensare ad ulteriori estensioni ribassiste. Pertanto l'idea appunto è quella di attendere per capire se ci sarà una ricucitura di questo enorme vuoto volumetrico. Si potrebbe anche sfruttare volendo per delle opzioni long, però bisogna stare molto attenti, ripeto, perché in questo momento, in questo inizio settimana, il sentiment è assolutamente ribassista. Chiudiamo rapidamente col petrolio, perché il petrolio al pari del gold potrebbe essere estremamente interessante. Come vedrai, infatti, abbiamo già violato il value area rule della settimana scorsa, anche quella della giornata di venerdì. C'è stato un pullback e il prezzo sembrerebbe orientato ad ulteriori estensioni ribassiste. Quindi qua diciamo che lo scenario si starebbe orientando al ribasso, ed eventuali opportunità long andrebbero prese in considerazione esclusivamente al di sopra prima di 59,38 ed eventualmente al di sopra di 59,90, ma ancora meglio al di sopra di 60, cifra tonda, soglia psicologica, che poi ci potrebbe portare in questa zona di pochi volumi con ulteriore accelerazione rialzista. Però ripeto, in questo momento sembra esserci accettazione al ribasso sotto la cifra tonda di $59, che è stata ritestata, e quindi il petrolio potrebbe anche proseguire il movimento al ribasso. Questo è un po' il quadro generale degli asset più importanti, quelli che io vado solitamente a tradare nel corso della settimana attraverso l'utilizzo dell'order flow. Vedremo se questi giorni ci saranno degli aggiornamenti importanti, in modo particolare a partire dalla giornata di domani, quando tornerà operativa Wall Street, e ovviamente io ti rimando appunto ai prossimi aggiornamenti. Se questi contenuti sono di tuo gradimento, ti invito a iscriverti al canale, è assolutamente gratuito e a te non costa nulla, ma per me è molto importante. Ti invito anche a commentare, a lasciare un bel like, ad attivare la campanella, ed io come sempre ti rimando a un prossimo video. Ciao!